Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di lui, il DJI Mini SE. Si tratta di un drone nuovo, appena arrivato in Italia, in realtà appena arrivato in Europa. Questa è una via di mezzo fra il DJI Mini 2 e il DJI Mini. Ha tutte le caratteristiche esterne del DJI Mini 2, ma all'interno è un DJI Mini. Praticamente è quella via di mezzo che ci permette di acquistare un drone di buona qualità se non abbiamo necessità di tutta quella tecnologia in più che ha il DJI Mini 2. Questo infatti non ha il 4K, non ha la connessione che ha il DJI Mini 2, quindi non ci permette di arrivare a grandi distanze, ma sappiamo benissimo che in Italia si vola a vista. E un drone così piccolo, per volare a vista, deve rimanere per forza entro i 120-150 metri. Io porto gli occhiali, possibilmente chi non porta gli occhiali riesce a vederlo a distanze maggiori, ma effettivamente quando si compra un drone di questo tipo, si acquista perché si vuole utilizzare per fare delle riprese personali. È difficile che un professionista lavori con questo tipo di droni e quindi la qualità 4K e tutte quelle caratteristiche che differenziano un DJI Mini 2 rispetto a un DJI Mini potrebbero essere superflue. Secondo me con 290 euro un drone di questo tipo potrebbe essere il primo drone di chiunque voglia comprare un drone che ha, come vedete, una stabilità incredibile. Io per adesso ho il radiocomando fra le mani e il drone da qualche minuto che sta qua a fianco a me a farmi compagnia senza avere alcun tipo di esitazione. Guardate il mare, oggi c'è vento, non è un vento forte ma il drone non ne risente, sembra su un piedistallo. Fatta questa introduzione molto rapida, spero che mi sia riuscita bene perché c'è diversa gente che mi sta osservando e mi sento un po' in imbarazzo. Quindi adesso ci spostiamo nel mio laboratorio, continuiamo a guardarlo per bene, ma non prima di aver fatto un piccolo volo, quindi allontaniamoci e vediamo come si comporta questo drone appunto in volo. Ragazzi, vola molto bene, già non si vede più. E questo è il volo a vista. Io adesso non vedo più il mio drone, quindi come farei a volare a vista con un drone così piccolo, avendo l'esigenza di arrivare molto lontano? I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Got me. Can I hear you? Got me. Got me. Can I hear you? I don't wanna call you, I don't wanna know what you think. I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight.
tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. Va bene, riporto il drone a me e poi andiamo nel laboratorio. Decisamente fantastico, un drone dalle caratteristiche veramente bellissime. Va bene ragazzi, andiamo nel laboratorio. E allora ragazzi, siamo tornati in interno, finalmente possiamo vedere da vicino questo drone. Vi anticipo, non voglio fare un video molto dettagliato, molto tecnico, semplicemente con questo video voglio aiutarvi a capire se conviene o meno comprare questo drone, che per adesso è in offerta, costa 290 euro e addirittura negli ultimi 2 giorni è sceso di un paio di euro, mi pare che sia arrivato a 288-289 euro. Vediamo perché conviene comprare questo drone e non il Mini 1, che poi secondo me questo drone ormai ha ucciso il Mini 1. Il Mavic Mini 1 infatti ha le stesse caratteristiche per quanto riguarda la qualità tecnologica che viene applicata ai 2 droni, però il Mini SE ha dei vantaggi in più che lo comunano al Mini 2. Quindi adesso ci mettiamo sul bancone, guarderemo per bene come sono fatti, cercheremo di vedere le differenze. Voi adesso non riuscite a vedere alcuna differenza né lateralmente né dalla parte frontale né dalla parte posteriore. In parte, comunque ora vedremo, e le uniche differenze infatti sono nel colore delle eliche e ovviamente anche nelle qualità delle stesse, ma non solo. Quindi mettiamoci sul bancone, guardiamoli da vicino e nel frattempo parliamo anche della convenienza dell'acquisto fra questo e il Mini 2. Iniziamo. E allora ragazzi, abbiamo sul bancone i 2 droni, manca il Mini 2 perché non l'ho mai comprato, e non l'ho mai comprato proprio per il motivo che mi sta spingendo a fare questo video. Infatti io non ho necessità di avere delle riprese in 4K, i video che realizzo e i video che realizzano la maggior parte delle persone che acquistano un drone di questo tipo è sì una buona qualità, ma sicuramente non per forza in 4K, anche perché solitamente i video realizzati con questi droni, dato che vengono utilizzati per uno scopo privato personale, possibilmente vengono poi condivisi sui social, su YouTube, riducendo la stessa qualità, a meno che non abbiate necessità di utilizzarli per lavoro, e allora anche 2.7K possono andare benissimo per il 99% dei video. E questo è sempre stato il motivo che ha fatto scegliere ad alcuni utenti l'acquisto del DJI Mini, come è stato per me, oppure l'acquisto del DJI Mini 2. In realtà il Mini 1, pur volando bene, pur avendo una buona qualità e un ottimo overing, praticamente lo stesso di quello che avete visto nell'introduzione di questo video, ha qualche piccola pecca. Per esempio, i braccetti sono molto flessibili, guardate. E lo stesso per quanto riguarda le eliche, sono molto sottili e effettivamente un minimo di rigidezza in più avrebbe solamente portato dei vantaggi. In questo caso invece abbiamo dei braccetti perfettamente immobili, quindi anche tenendolo in questo modo come vedete non si flettono, e sono gli stessi braccetti che ha il Mini 2. Questo conferisce al volo molta più stabilità, soprattutto in situazioni di forte vento. Nel caso in cui i braccetti siano rigidi e le eliche siano più rigide rispetto alle altre, avremo una reattività maggiore, quindi ci permette di affrontare, nel caso in cui il vento spinga lontano da noi il drone e noi lo dobbiamo contrastare il vento, questo tipo di braccetti su questo drone ci aiuta sicuramente. E questi già sono i primi 2 vantaggi rispetto al Mini 1, che poi siamo abituati a chiamarlo Mini 1 per distinguerlo dal Mini 2, ma questo è il Mini e l'altro è il Mini 2. La differenza quindi fra questo e il Mini 2 invece in difetto è il fatto di avere una telecamera uguale ma che non registra in 4K. Questa registra 2.7K come questo di qua. Quindi questi sono i punti in meno rispetto al Mavic Mini 2. Il drone non ha la connessione OcuSync, quindi non ci permette di avere una stabilità a grandi distanze come accade col Mini 2. Ma come ho detto nell'introduzione, questo tipo di drone viene acquistato soprattutto da quegli utenti che vogliono registrare dei video o scattare delle foto nelle quali si possa vedere il soggetto. Quindi se noi compriamo un drone di questo tipo, vogliamo fare un video per noi stessi perché siamo in una gita, stiamo facendo un'escursione, una vacanza e vogliamo una foto ricordo, sicuramente non ci allontaneremo tantissimo, altrimenti diventeremo dei piccoli puntini, esattamente come nei video che avete visto all'inizio. Sicuramente sarà bello vedere il panorama,
ma sarà sicuramente qualche ripresa che poi realizzeremo molto raramente. Tutte le volte che io ho utilizzato il drone per avere dei ricordi personali mi sono allontanato di pochissimi metri, addirittura mi è successo pure di impostare come distanza massima una trentina di metri, perché erano più che sufficienti per avere degli ottimi ricordi e degli ottimi video. Quindi se non avete necessità di queste caratteristiche, questo drone si piazza perfettamente nella via di mezzo fra ciò che non faceva scegliere il DJI Mavic Mini 1 e faceva scegliere il Mini 2. Guardiamo ora la differenza anche nella parte posteriore. Come vedete abbiamo nella parte posteriore per entrambi l'ingresso della micro SD sulla destra e questa sporgenza che è un LED. Invece nel Mini 2 è un tasto che ci permette anche la condivisione delle foto, eccetera. Però un'altra differenza è che sul Mini 1 avremo l'ingresso micro USB, invece sull'SE avremo l'ingresso USB di tipo C. E questo ci permette una carica più veloce, oltre che una più facile compatibilità con la maggior parte ormai dei cavi USB che troviamo nella maggior parte dei dispositivi. Quindi avremo un drone che avrà la scocca per quanto riguarda la resistenza del DJI Mini 2. Invece per quanto riguarda la parte estetica somiglierà al Mini 1, accompagnato anche dalla caratteristica della fotocamera. Un'altra differenza fra questi due droni, e quindi una caratteristica che ha in comune col DJI Mavic Mini 2, saranno i motori. Quindi sommando la qualità delle eliche alla potenza dei motori, alla resistenza dei braccetti, avremo letteralmente un DJI che non ci permetterà di arrivare lontano come il Mini 2, che non ci darà il 4K, ma che ci darà la qualità delle ottime fotografie, di avere un ottimo overing, di fare dei video che saranno di una qualità veramente ottima, più che sufficiente per condividerla nei social, ma anche per poter fare dei piccoli montaggi video di 2.7K, che comunque rimane una qualità video davvero elevata. Questo lo trovate a 290 euro su Amazon, ma vi lascerò diversi link per poterlo comprare in diversi siti internet, quindi eventualmente potete scegliere. E sarà disponibile sia nella versione accompagnata solo dal radiocomando ed una batteria, oltre a cavetteria e eliche di ricambio, oppure nella versione combo come quella che vedete da questa parte, anche se questa è la versione combo del DJI Mavic Mini 1. Perché non ho comprato quindi la versione combo di questo drone? Perché già posseggo le batterie del DJI Mavic Mini che sono perfettamente compatibili, però queste batterie, quelle del Mavic Mini, vanno sull'SE, ma non possiamo fare al contrario. Queste batterie però purtroppo una volta messe su questo drone faranno sforare i 249 grammi. Avendo il patentino potrò pilotarlo ugualmente, però se decidete di acquistarlo e avrete quelle batterie e non siete in possesso del patentino, allora sappiate che sforerete di qualche grammo. Mi pare che vada 5 grammi oltre 250, quindi saremo 255-256 grammi. E questo è un vincolo solo per chi non possiede il patentino. Ma vi ricordo comunque che se prendete il patentino può solo farvi del bene. Il drone andrà comunque assicurato, bisogna registrarsi sul sito di Flight, sia per chi lo pilota sia per il drone, quindi mi raccomando fate tutte cose in regola. Anzi ho intenzione di fare un video nel quale parlerò anche dell'iter e di ciò che è necessario per poter pilotare un drone in regola. Nulla di complicato, bisogna semplicemente fare una registrazione online su un sito nel quale potrete vedere quali sono le zone nelle quali si può volare o meno, e poi un'assicurazione che ha un costo davvero ridottissimo, si trovano anche attorno ai 20 euro, hanno una durata di un anno e vi coprono tutti i droni che possedete. Poi ovviamente cambia da compagnia assicurativa all'altra, però comunque in linea di massima diciamo che siamo là. Quindi questo drone lo consiglio a tutte quelle persone che hanno necessità di avere un drone che vola bene, un drone che è costruito in modo robusto con dei motori potenti, che abbia una ricarica più veloce del DJI Mavic Mini 1 e che non abbia comunque la qualità in 4K e che non ci permette di arrivare lontanissimo. Valutate voi quali sono le vostre esigenze. Secondo me come drone è molto valido. L'applicazione che comunque è la stessa anche del Mavic Mini 1 e del Mini 2, e non vi sto parlando del radiocomando. Vi accenno solamente che il radiocomando del Mavic Mini e del DJI SE sono gli stessi, sono identici per quanto riguarda dimensioni, funzioni, tasti di comando eccetera. E allora ragazzi, io ho finito con questo video. Non ho fatto un video molto tecnico, semplicemente vi ho dato le mie opinioni. Ci sono tantissimi siti e canali in cui si parla in modo tecnico dei droni, per esempio Quadricottero News è un canale, ha un sito web nel quale trovate tantissime informazioni molto dettagliate, perché sono gestiti da persone competenti che sanno davvero praticamente tutto sul mondo dei droni. Io invece da hobbista semplicemente mi sto limitando a darvi le mie impressioni. Secondo me l'SE è indicato, come ho detto inizialmente, a chi non vuole spendere una cifra molto elevata per comprare un DJI Mavic Mini 2
che costa praticamente il doppio se non di più, e perché se magari non ha bisogno del 4K eccetera. Quindi il DJI Mavic Mini a questo punto forse non lo comprerà più nessuno, perché il DJI Mini SE effettivamente costa meno e ci offre di più. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!